Chi non ha mai sentito parlare di StarCraft? Beh, oggi te ne parlo anch'io. Oggi ci facciamo questa chiacchierata su StarCraft, che è sempre bello sentirne parlare. Non sarà una recensione tecnica, non sarà praticamente neanche una recensione, ma sarà un parlarti dei suoi punti forti, di che cosa mi è piaciuto di più e del perché dovresti giocarci se non l'hai ancora fatto. Insomma, ti parlerò anche di quello che ti lascia il gioco, una recensione un po' più introspettiva, più focalizzata sulla crescita personale e sulle emozioni. Tralascerò la parte nostalgica di StarCraft perché io quella parte non l'ho vissuta avendo conosciuto StarCraft già da adulta. E oltretutto sono passati 20 anni e vorrei iniziare a dire che nonostante siano passati più di 20 anni, io comunque non ho percepito nel gioco tutta questa vecchiaia. Anzi, mi ci sono appassionata da subito. 98. Cazzo, quasi 30 anni. StarCraft su di me ha avuto un effetto calamita. Io ho iniziato a giocarci, mi è piaciuto da subito e ho deciso di saltare completamente la campagna e andare direttamente alle partite. Come ben si può prevedere, ci ho capito un cazzo. E nonostante io continuassi a perdere, comunque il gioco mi appassionava. Quindi poi sono tornata indietro, ho fatto un passo indietro e ho riniziato nella maniera più classica, ossia giocando la campagna. Lì ho riscoperto di nuovo il piacere di giocarci e per questo oggi te ne voglio parlare. Vorrei dirti, secondo me, quali sono i 3 punti forti del gioco, il perché dovresti giocarci se ancora non l'hai fatto e sentire un tuo parere se invece l'hai già fatto. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Partiamo dalla trama. In StarCraft sarai immerso in una ambientazione fantascientifica e vivrai una guerra intergalattica tra vari popoli. Il bello non è solo questo, ma è anche che tu vedrai questa guerra da 3 punti di vista diversi, dal punto di vista dei Terrans, degli Zerg e dei Protoss. Giocando ogni razza e proseguendo la storia della razza, imparerai a conoscerla, capirai quali sono le caratteristiche, quali sono le motivazioni che li spingono a combattere, qual è il loro obiettivo e imparerai a conoscere la strategia con cui combattono. Nei panni del loro comandante sosterrai la loro causa e ti batterai per loro, con loro. Il bello di vedere la stessa guerra vista dal punto di vista delle 3 razze differenti è una bella lezione di empatia, perché ogni razza ha il suo punto di vista e ogni razza combatte nel suo giusto per le loro cause. E è molto bello vedere appunto i loro punti di vista e conoscere i vari personaggi e empatizzare anche con loro. Vedrai tradimenti, colpi di scena, le varie perdite e la sofferenza dei personaggi e imparando a sentire i loro sentimenti imparerai a vedere il loro punto di vista e inizierai a comprenderli. E questa comprensione, questa empatia è ciò che è necessario per una pacifica convivenza. Questo StarCraft te lo fa davvero capire. Quindi se ancora non ci hai giocato, non seguire il mio esempio iniziale, ma inizia dalla campagna, conoscerai le varie razze, conoscerai le loro motivazioni e potrai goderti la storia, che comunque è molto bella. Questo secondo me era il primo punto forte del gioco e ricollegandoci a questo passiamo al secondo punto, che secondo me è il senso di sfida. Perché appunto parlando della campagna, la campagna è strutturata con difficoltà progressiva ed è strutturata molto bene. La campagna infatti è fatta sì per raccontarti la storia, ma anche per insegnarti ad usare le razze. Però è fatta molto bene per il fatto che, a parte proprio le primissime missioni, imparerai davvero dalla base come si utilizza ogni razza, come si costruiscono le costruzioni di base, fino all'arrivare a sviluppare una strategia. Impari senza accorgertene, perché il gioco è molto vario, ogni partita non sarà mai uguale alla precedente, insomma ogni missione sarà diversa da quella prima. È anche molto dinamico, perché comunque ti spinge, oltre che a conoscere le specifiche abilità della razza, a imparare ad usarla sempre meglio, perché comunque andando avanti con le difficoltà progressive sarai costretto a rendere i tuoi processi più efficienti e più rapidi, insomma alzare le tue azioni per minuto. Personalmente, anche se spesso perdo le partite,
non perdo mai la voglia di giocarci, perché comunque se vinci ti lascia una grandissima soddisfazione, se invece perdi ti lascia una bella lezione da imparare, perché comunque capisci sempre che cosa hai sbagliato, puoi anche guardare i replay e vedere qual è esattamente il momento in cui hai firmato la tua rovina e correggerti le volte successive. StarCraft ti spinge a migliorare continuamente le tue performance. Ti richiede tanta pratica e tanta abilità, ti richiede di imparare a gestire bene le risorse, a gestire bene il tuo tempo, a usare le abilità di multitasking, imparare ad organizzarti e ottimizzare ogni tua azione. E oltre alla parte di abilità ti richiede anche di fermarti a pensare, analizzare quello che hai fatto per riuscire a fare meglio nelle prossime partite. E visto che abbiamo parlato di abilità, il terzo punto forte del gioco è proprio la possibilità di scegliere la tua razza, la possibilità di scegliere la razza con cui ti trovi meglio e che fa più per te a seconda del tuo stile di gioco. Infatti, a seconda della razza che scegli, lo stile di gioco cambia parecchio, perché comunque Terrans, Zerg e Protoss hanno caratteristiche molto diverse. Diciamo che semplificando, gli Zerg puntano molto sulla velocità e sulla quantità, i Protoss invece puntano più sulla potenza, mentre i Terrans sono la razza un po' più bilanciata tra le due cose. Ecco quindi che a seconda della razza che sceglierai, oltre che avere un aspetto visivo molto diverso, avrai anche una stilistica di gioco completamente personalizzata. Insomma, dovrai scegliere la razza che più fa per te, che più si adatta al tuo stile di gioco, e già questo ti richiederà un sacco di tempo. E poi, una volta scelta la razza, proprio come nella tua vita personale, dovrai investire altrettanto un sacco di tempo per imparare a conoscerla bene, imparare a padroneggiarla e utilizzarla al suo meglio. Poi ognuno la padroneggia a suo modo, non è che io sia questa gran giocatrice. La scelta della razza e di conseguenza la scelta dello stile di gioco dice tanto su noi stessi. E questa è una parte molto interessante di StarCraft, perché adesso parlo magari più ai veterani, più agli appassionati di StarCraft. Quanto tempo all'inizio hai investito per scegliere la giusta razza per te? Quanto tempo hai passato a testare le varie razze per capire che cosa ti si adattava di più? E la cosa che ti fa pensare è ma perché questo? Siamo disposti a farlo all'interno del mondo dei giochi, ma spesso nella nostra vita privata non lo facciamo. Le abilità su cui vuoi puntare, il tuo modo di combattere preferito, i tuoi guerrieri preferiti, la tua strategia. Secondo me dovremmo portarci molto di più queste strategie nella vita reale, prendendo spunto appunto dai videogiochi, come a me piace tanto fare. Ecco, quindi valorizza te stesso come faresti con la tua squadra Protoss, Zerg o Terrans. E sì, non potevo farmi mancare il consiglio della giornata dopo queste disquisizioni su come dar valore alla tua razza. Vabbè, tornando a StarCraft, è davvero un bellissimo gioco con delle belle colonne sonore e molto coinvolgente. E al di là di tutta la filosofia che ci ho messo dietro, questo gioco ti insegna davvero a sviluppare le capacità di multitasking, a pensare velocemente e a eseguire altrettanto velocemente. E anche a pianificare una strategia ma poi adattarla agli eventi. Il senso di sfida non manca mai, è pure un free to play, quindi non hai nessun limite di accesso. Hai il free to play anche su StarCraft 2, ma sinceramente io sono un po' più retro e ho preferito StarCraft, vabbè, ho la remastered e gioco a Brood War normalmente. Se poi ti mancherà il senso di sfida con le campagne o le sfide su PC, avrai un ulteriore gradino facendo le campagne, le partite online. Io sono una mezza pippa, quindi quelle volte che ho giocato online sono stata assolutamente surclassata, però è comunque davvero interessante vedere come gli altri giocano ed è interessante vedere quando tu ti senti bravo, come un altro giocatore con tanta esperienza e tanta analisi riesce a giocare una partita meravigliosa. Insomma, se già lo conoscevi, vorrei sentire il tuo parere, fammi sapere quanto lo hai amato, perché lo so che l'hai amato, e se invece non lo conosci ti consiglio di provarlo e poi farmi sapere quanto lo hai amato. Bene, io per oggi mi fermo qui. Se il video ti è piaciuto, metti un like, magari condividilo, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.